Ciao a tutti, oggi come nostra buona abitudine ogni tanto prendiamo il nostro mezzo e andiamo a esplorare i territori che abbiamo attorno a casa, territori soprattutto rurali, abbandonati o comunque caratteristici. Ecco, oggi abbiamo trovato una stradina che non abbiamo mai percorso e ci siamo imbattuti in questa casetta rurale tipica rumena, ecco, che avrà sicuramente dai 70 agli 80 anni, si presume, ecco, forse di più, comunque più di 50 sicuramente. Andiamo che vi faccio vedere perché almeno a me personalmente ha fatto molto piacere la visita in quanto è rimasta praticamente intatta da quando è stata abbandonata. Allora, casetta rurale tipica rumena realizzata con pianta quadrata sostanzialmente, ok? Il basamento è realizzato con sassi di fiume, ne ho la certezza perché comunque nei fiumi qui locali di queste rocce ne ho viste tantissime, quindi sicuramente saranno state asportate e messe in loco appunto dai fiumi qui vicino. Beh, è una casa, possiamo dire assolutamente bio, nel senso che la muratura è realizzata in terra impastata con paglia e rinforzata con rami in quercia. Ecco, la quercia qui è un albero molto diffuso sui boschi, quindi la si vede spesso e volentieri utilizzata appunto nelle vecchie costruzioni e anche nelle nuove. Serramenti e architravi sempre in quercia, mentre il tetto è realizzato in abete, in scaglie d'abete. L'abete si presta sicuramente bene a realizzare queste scaglie lunghe e fini appunto per realizzare le coperture. Ecco, dai, entriamo insieme che almeno a me personalmente ha suscitato molto interesse, anche tenerezza, perché comunque le sensazioni, i pensieri che mi vengono a star qui è chi ci avrà abitato, per quanto tempo, chi ci è nato, quante storie di famiglia che ci saranno state qui, insomma, no? Ecco, e adesso il tutto è abbandonato, però è rimasto praticamente come l'hanno lasciata, ecco, probabilmente una coppia di anziani che ora sono morti e il tutto è stato appunto lasciato così com'è. Dai, andiamo all'interno insieme. Allora, la cosa interessante è che non c'è nessun pozzo nelle vicinanze, ecco, o se c'era è stato coperto e buonanotte. Ecco, comunque sicuramente ci sarà stato un avanti e rivieni, andare e rivieni di secchi o comunque sia appunto di fare scorta d'acqua, perché comunque qui almeno presenza di tubature o acqua dell'acquedotto a suo tempo non esistevano. Ecco. C'era soltanto ovviamente un ingresso, questa scalinata qui in cemento grezzo, insomma in calcestruzzo grezzo, ecco. Ovviamente il tetto ha ceduto, quindi è ancora miracolosamente in piedi in parte, ecco, ma si può comunque apprezzare appunto come è stato realizzato a suo tempo. All'interno, ecco, la prima sensazione che mi è venuta è che si entra in questo piccolo spazio in cui è presente un lettino, ecco, di circa un metro e mezzo di lunghezza, con il classico arazzo, diciamo, ecco, rumeno, con scene di animali. Vediamo se riusciamo ad entrare. Ecco qua, ecco, tipiche. E chissà chi ci avrà dormito in questo lettino. Ecco, è presente una panchetta. Qui i copritenda per i pali delle tende sono rimaste, ecco, e in cima alla scatola dei fusibili appunto per la 220 volt, ecco, da notare gli interruttori sicuramente originali, ecco, crepe a non finire perché ovviamente le murature non c'erano presenza di comunque ferri o calcestruzzo, quindi ripeto terra e paglia, ecco, molte noci, quindi sicuramente topi o ghiandaie, ecco, e qui troviamo una stufa in ferro, ovviamente ormai non più recuperabile, in quanto anche volendo restaurarla non penso si possano fare miracoli. È rimasta addirittura anche una scopa che probabilmente è proprio originale dell'epoca. Ecco, notate l'umiltà e
la semplicità dell'ambiente, ecco. Poi qui si entrava diciamo in soggiorno, ecco, e qui è presente il classico letto, ecco, letto divano. Ci sono ancora diciamo i tappeti e le tende originali, quadri religiosi. Ecco, qui ovviamente la pioggia e l'intemperie hanno fatto il suo decorso, e qua è rimasta diciamo il mobilio, ecco, la panca. Chissà quante storie, quante cose si sono dette qui a suo tempo, ecco. Qui probabilmente un'altra stufa, ecco, ogni ambiente aveva la sua stufa molto probabilmente. Guano, presenza di guano, ecco. E qui una camera da letto, altre scene religiose sembrano, e un mobiletto e un televisore a tubo catodico che è rimasto lì, ecco. Basta, non mi avventuro, o proviamo, ecco. Qua probabilmente c'era la dispensa, ecco. Non vado ad avventurarmi in quanto non è il massimo per quanto riguarda la sicurezza. Ecco, vi faccio vedere un po' l'esterno. Ecco, qui è crollato una parte di muro. Vi faccio apprezzare appunto lo spessore e diciamo la composizione, quindi terra battuta con paglia macinata all'interno. Ecco, incredibile appunto la semplicità costruttiva, e bisogna comunque pensare agli inverni che si sono succeduti qui, no? E con temperature sicuramente non prossime allo zero, ma ben sotto allo zero. Ecco, e siamo, ripeto, in una zona tutto sommato appunto abbandonata, in cui il tutto è stato diciamo è stato portato rispetto, ecco, nel non andare ad asportare o a danneggiare o a rompere le suppelletti all'interno, ecco, perché i danni che ci sono comunque sono da intemperie e da abbandono sostanzialmente. Ecco, bene, per oggi è tutto. Sono rimasto contento, ecco, personalmente, nel vedere queste scene di vita passate, peraltro al giorno d'oggi diciamo anche inconcepibili, perché pensate solamente con i parametri, con le comodità che abbiamo al giorno d'oggi, ecco, pensate solamente comparandoli ai disagi che c'erano, disagi comunque che non erano nemmeno forse neanche percepiti. Quindi pensiamo al discorso di lavarsi con l'acqua calda piuttosto di avere il water, il bagno in casa, no? Ecco, non parliamo di internet o altri servizi, isolamenti termici, riscaldamento eccetera, che era tutto un via vai di legna, taglia, carica e via dicendo, no? Tira via la cenere e quant'altro. Ecco, quindi ripeto, almeno a me personalmente mi fanno molto pensare queste scene qui di vita, ecco, di altre epoche, ecco, non neanche tanto remote, tutto sommato. Va bene, come al solito un saluto a tutti, agli iscritti e non iscritti, e ci vediamo al prossimo video, e basta, alla prossima, ciao.